Monica parla da sola, benvenuti. Siamo qui con Gioia. Dove c'è Aia c'è Gioia. 5, 4, 3, 2, 1. Joy è sul balcone, sta leggendo e mm, passa qualcuno sotto la strada e lei saluta cordialmente. E vorrebbe come fare anche due chiacchiere. Chi è che passa? Una persona che abita in quella zona. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è proprio come se avesse bisogno, anche in questa immagine che ci offre, di solidarietà, di essere un pochettino in allegria, ehm, di trovare un'apertura nella sua vita. E quindi dice sì con un bel sorriso. Nome del progetto. E più bella cosa non c'è. La sua anima vuole proprio che lei colga la bellezza della vita, che è una meravigliosa opportunità per comprendere, per gioire e per amare. Nome della sua anima. Giglio, Dello spirito. adesso mi viene cordialità. Vibrazione di gioia. Vediamolo. 7, Consapevolezza. 178, PS. 48, Vite. 1444, Cervello. 10, Suscettibilità ipnotica. 57, 58. 3D. 55, Vivacità animica. 100. Entità eteriche di gioia. Io ne vedo una soltanto ed è un falconiforme, precisamente un'aquila grande che è dietro di lei, in piedi, e vedo che da dietro la avvolge completamente, quasi anche stritolandola. In questo modo, questo falconiforme la vuole isolare dagli altri e vuole mantenerla al buio. Infatti vedo che con le ali copre completamente i suoi occhi. Mentali. Eh, allora, ce n'è una ed è fino alla fine dei giorni. È un'entità mentale che vorrebbe che lei, fino al suo ultimo giorno di vita, provasse senso di colpa, rammarico, dispiacere, e anche un po' di risentimento. E queste emozioni vorrebbe che lei le provasse in maniera distribuita in vari contesti, in vari momenti della vita e su varie persone. Livello. 4 volte 4 e mezzo. Vediamo gli impianti. Come impianto mentale, mh, sembrerebbe esserci una cuffietta di lana che si allaccia sotto il mento ed è come se la volesse far sentire
che ormai i giochi sono fatti e che lei non può più trasformare nulla. Quello che è stato è stato. E poi c'è, mh, diciamo, una cintura che però dietro la schiena ha come degli aghi e questi aghi, si inseriscono quindi nella parte bassa della sua schiena, in particolar modo in corrispondenza della colonna vertebrale, generando quindi una serie di stimolazioni negative. Basta. Chiamiamo nel cinema la figlia, la sorella e la loro amica medium. La figlia, tipo ha un libro di spartiti, s- brani, cose così. Però in questo momento la vedo un po' agitata, tipo anche come se non avesse proprio i capelli puliti, come se fosse in un momento un po' di trascuratezza, un pochino in tilt in questo momento. Ecco, la vedo così. E poi la sorella viene con in mano una corda annodata. Secondo me è simbolica proprio del laccio che esiste fra di loro. Mm. La medium viene come se stesse bevendo un caffè, quasi come se lei si sentisse un po' superiore a questi giochi e quindi fa un po' da spettatrice a tutto questo. Beh, se hanno fatto cose a gioia, spettatrice un par di ciuffoli. E sì, però questa è insomma, la sua condizione personale, come io la vedo. Cioè lei si sente così, si percepisce così. Chi altri viene nel cinema? A me sembra un signore che potrebbe più o meno avere l'età di Gioia. È come se non volesse dare disturbo. Si mette in un angolo in modo da non essere neanche troppo visto e sta lì, un po' per non disturbare, un po' come in attesa. Chi è questo signore? Un signore, no? Sì? Aspetta, cerco di capire se ci sono altre informazioni su di lui. È da un po' che aspetto, lui dice. Mm, Come se Gioia facesse un po' finta di non vederlo. Ma è vivo. Sì. Lui dice, ma lei non mi vuole. Non so, Gioia hai qualche idea di chi possa essere? No. Chiamiamo anche il cane di Gioia, vivo. Sì, adesso mi viene come se fosse un po' zoppicante. Va bene, Monica, queste tre hanno fatto un lavoro energetico su Gioia. A me viene di no.
no, nel senso che mm, allora, mi viene che questa medium sa il costo, non è una sprovveduta, sai? Eh, Costo conosce energetico. perfettamente, certo, non è una stupida. Sa perfettamente che fare certe cose è fortemente penalizzante, conosce bene i meccanismi dei colpi di ritorno. Penso che sia veramente tanti tanti anni, che lei esercita questo e quindi sa perfettamente le dinamiche. Non, no, no. Però è vero che c'è a pelle ehm, un'incompatibilità, direi. Ok? C'è un antico risentimento, antico proprio che si riferisce ad un'altra vita. Però non hanno fatto un lavoro energetico perché lei sa tutto quello che questo lavoro energetico implicherebbe. La medium conosce questa vita passata. A tratti sì, a tratti sì, però è come se la interpretasse in maniera un po' diversa. È come se lei si sentisse completamente dalla parte della vittima, ok? E vedesse Gioia completamente dalla parte del torto e dell'usurpatore. Mm, io che non sono coinvolta, quindi diciamo che non parteggio né per una parte né per l'altra, vedo che non è esattamente così. E una parte di responsabilità lei ce l'aveva. Andiamo a quella vita, ne abbiamo già parlato durante l'esposizione dei punti. Dovrebbe essere in Israele. Anno? A me viene così, che era in Israele. Mhm. È decisamente nel passato, tipo come se potesse essere o 600 o 900. Avanti Cristo? Dopo Cristo? No, dopo. Ehm, allora, che cosa bisogna dire? Che magari uno da un punto di vista temporale potrebbe dire, vabbè, ma è veramente tanto distante nel tempo. Però noi siamo all'interno di un gioco che è fatto da dei filamenti, che sono poi i collegamenti, o possiamo vedere come i fili della ragnatela del ragno. E a volte si illuminano, diciamo, certi collegamenti che sono anche molto distanti tra una vita e l'altra. Quindi in questo caso, per questo gioco attuale di vita, di gioia, si è molto illuminato questo filamento, questo filo della ragnatela che collega l'attuale vita di gioia con questa vita che è decisamente collocata nel passato. Cioè, so, cioè proprio è diversa la geografia, non vedo palazzi, Vabbè, vedo cose Gioia è un molto uomo. semplici. Lei è un uomo, sì, è un magistrato. La medium? Ehm, no, tutti e tre, cioè scusami, tutti e quattro sono uomini. Uomini. La medium, che rapporti aveva col magistrato? Cioè, i tre condannati non hanno un rapporto di parentela, No, di conoscenza. Ok, ok. no. Finiscono in galera per una accusa un po' pompata da già Gioia in quella vita. Come si chiama Gioia in quella vita? Mesure, E Mesura ha l'ordine da qualcuno. eh sì, lei non sa da chi viene l'ordine. Lei Gioia Mesure ha ricevuto l'ordine, poi non lo sa, ok, da chi arriva l'ordine. In questa vita c'è questa persona che ha dato l'ordine nella vita di Gioia, l'ordine che ha dato... No, 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 assolutamente no.
prende dei E l'ordine soldi. è arrivato per proteggere delle persone un po' più importanti rispetto a questi tre squadrinati, diciamo, no? Gli squadrinati si passano quanti anni in prigione? Forse ce n'è allora due di 10 e uno 15, però mi sembra di vedere che c'è una morte all'interno del carcere. Quella che oggi è la figlia Sì, e quella che aveva la condanna di 15? no, no. Le condanne sono 10, 10, 15. La morte di quella che oggi è sua figlia, sì, 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 scusami, sì, sì, è quella di 15, però la morte è avvenuta per un litigio tra carcerati. Quindi comunque a questo punto non è più connesso Mesure, no, a questa vicenda. Però il punto è che questo litigio è avvenuto all'interno del carcere In cui Mesure li ha mandati. in cui Mesure li ha mandati per un tempo, sinceramente non meritato. Ok. Perché se si fosse attenuti alla verità dei fatti, penso sarebbero stati dentro tra i 3 e i 5 anni. Cos'era furto? Non so se riesco a Va vederlo. bene. Non fa niente, non è così importante. C'è un furto con una violenza sessuale in mezzo anche. Però tipo la violenza sessuale non l'hanno fatta loro. Questa vita passata, incide nella vita di Gioia circa la figlia in che termini? La figlia gli chiede sempre dei soldi, abbiamo visto. Allora, O meglio, lei gli offre dei soldi. sì, Gioia. la figlia è Soldi. in questa situazione sempre un po' precaria dal punto di vista dei soldi, no? Fa questo lavoro, comunque non è proprio continuativo, un po' così a singhiozzo. Ehm, no, in parte io vedo che anche la figlia, però in passato forse glieli ha chiesti, che era in difficoltà, Sì, sì, quindi, sì, sì, sì. eh, quindi comunque è un rapporto che si gioca molto sui soldi, ehm, chiesti o dati quasi in maniera forzata e non accettati dall'altra parte. Comunque diventa sempre un po' un motivo di scontro la questione economica, proprio per questo fattore, che Mesure è stato corrotto con dei soldi per emettere questa sentenza ingiusta. E quindi il rapporto attualmente tra Gioia e sua figlia è spesso incentrato sui soldi, anche le discussioni sono riguardo ai soldi e a volte la figlia ha proprio quasi la pretesa che la madre le dia dei soldi, oppure altre volte, se è la madre che decide di dargli i soldi, no, i tuoi soldi io non li voglio. Mhm. Comunque è sempre un motivo quasi anche di disprezzo questa questione dei soldi, proprio perché è legata a questa vita qui. Ehm, la più consapevole è indubbiamente Gioia di queste dinamiche, di questi meccanismi, e quindi è quella che con più probabilità ha la possibilità di sganciarsi dall'influenza di questa vita. È un'influenza che comunque passivamente avviene perché è parte del gioco, perché per tenerci schiavi in questo gioco serve che funzionino queste attivazioni legate alle vite precedenti, serve. È parte del gioco, altrimenti noi saremo liberi. Ci risolveremmo solo questa vita attuale e sarebbe molto più semplice. Il gioco deve essere più intricato. Ehm, quindi Gioia è anche molto disponibile a prendersi le responsabilità dell'altro personaggio, Mesure, che ha condotto una vita così anche in più circostanze. Adesso noi stiamo analizzando la circostanza riferita a quelle che sono le tre donne, adesso della sua vita attuale, che là erano tre uomini, però lei anche altri processi li ha condotti così, all'insegna della corruzione. In effetti c'è da dire una cosa fondamentale, che Gioia ha vissuto sempre la sua vita al buio, ha sempre vissuto la sua vita
sotto scacco della depressione e delle maschere, del non essere mai se stessa. Ma questa vita pesa, perché lei viveva con un peso addosso, che erano tutti questi soldi recepiti extra per emettere delle sentenze ingiuste, per coprire altre persone. Quindi è come se in questa vita lei avesse anche un senso di non meritarsi la felicità e di non meritare neanche di avere dei talenti, perché lei ce li ha, ma non li riconosce a se stessa. Benché lei in questa vita non ha fatto proprio un bel nulla di male, ma l'attivazione di questa vita parallela sicuramente le produce eh, tutta questa forte spinta di autopunizione. Quindi Monica, Ragnatela, Ragno, Matrix, le nostre vite passate parallele, come questa di Mesiur, sono dei fili, noi possiamo reciderli. Sì, immaginati appunto proprio come è costituita la ragnatela, che è come se ci fossero, tra virgolette, delle cornici concentriche. Mm? Lei in questo momento ha che brillano la sua vita attuale, che è una cornice concentrica molto vicina al centro, e brilla un'altra vita che è una cornice concentrica molto distante dal centro, e a collegarle c'è il filo diagonale. Sono riuscita a rendere Mhm, l'immagine, mhm. ok? Disegno, ok. Quindi questo filo le collega, fa sì che loro due siano illuminate e collegate. Quindi si tratta, come giustamente dici tu, di tagliare questa diagonale qui, questo filo diagonale, trasversale, che va a unire queste due vite. Questo taglio che ora noi andiamo a fare in eterico è ovviamente un taglio che deve essere supportato dalla consapevolezza che quella vita lì non è stata gestita in maniera corretta. Ed infatti lei in questa attuale vita eh, ha cercato di essere molto generosa, proprio quasi per compensare quella avidità dell'altra vita. Mm. Però adesso il taglio che andiamo a fare è tale per cui questa consapevolezza rimarrà. L'importanza della rettitudine, l'importanza dell'etica, l'importanza proprio della pulizia interiore, della correttezza verso il prossimo. Tutto questo rimarrà, però non rimarrà più questa dinamica di dover pagare quello che lei di sbagliato ha fatto in un'altra vita. E questo taglio lei lo fa con Lo un fa? coltello da cucina, sì, perché è comunque un qualcosa di uso comune, un qualcosa che ha anche condiviso con la figlia, ehm, ed è un Ma qualcosa di conviviale, il coltello che viene messo a tavola. manico di che colore? Ma io lo vedo come di legno, marrone, così, Lo taglia dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. dall'alto. È duro o si taglia facilmente? Mm, un po' di Duro. resistenza c'è, sì, E lo come se fa non fosse guardando la una figlia. vera ragnatela, ma un filo rigido. Mm. Un cordame. Guarda la figlia mentre lo fa. A me viene come un cavo di ferro, guarda, quasi. La figlia è di lato, non è frontale a lei, è di lato, quindi ogni tanto Gioia porta lo sguardo lateralmente, però è come se fosse in effetti principalmente un'azione svolta da Gioia, ma la figlia è presente. Mm. Ed è effettivamente un'azione che richiede anche un certo sforzo da parte di Gioia, proprio perché questo fil di ferro è parecchio resistente. Ma vedo la grandissima determinazione da parte di Gioia
ehm, ad arrivare a tagliarlo completamente. Quindi adesso è quasi arrivata sul finale, rimane l'ultimo filo eh, di resistenza affinché sia completamente tranciato. E adesso è completamente tranciato questo filo, questo cavo. La figlia vedo che piange. Si mette le mani sul viso, ai lati del naso, e proprio le scorrono le lacrime. E la cosa positiva è che la figlia dice quel bastardo, quindi non si riferisce alla madre. La figlia crede nel karma. Sì, La medium, sì, la sorella, sì. e il karma è un'invenzione della Matrix. È uno strumento per mantenere in piedi il gioco. Quindi, cioè, di per sé è falso, ma viene reso vero nel gioco. Mhm. Però perché esistono allora questi fili che alla fine sono avvalorati dall'anima? È l'anima che li vuole. In qualche modo ci dobbiamo accorgere della falsità Assolutamente. del karma. Ehm, Noi dobbiamo vivere il gioco e risolvere il gioco, non rimanere vittime del gioco. Oggi Gioia ha la soluzione, ha reciso il filo, ma se non avesse avuto questa opportunità di incontrarti e di incontrarmi, come avrebbe potuto risolvere il gioco? No, lei l'ha già avuto uno spunto, perché questa cosa della vita parallela gli era stata detta tempo fa. E lei, tra l'altro, se l'è proprio ricordata al momento opportuno. Lei aveva colto l'importanza di quell'informazione, ma in quel momento non era pronta a gestirla. È adesso che è pronta a gestirla. Da Mesiur cosa fa quindi? La vita è cambiata, è annullata o semplicemente Gioia se n'è staccata? Viene arrestato per corruzione. In virtù di Quindi questo taglio. sì, quindi diciamo che dopo un po' ci sono revisioni dei suoi processi. Di questo che coinvolge le tre persone, no, che sono nella sua vita anche adesso, ma anche altri processi che lui aveva tenuto. C'è una sorta di revisione, di correzione. Quindi non chissà quando, ma in tempi brevi, in modo tale che la pena delle tre sia equa, diciamo. La figlia in quella vita muore in carcere. No? Ok, esistono altre vite parallele di Gioia connesse a Mesiur? Altri fili? Esistevano? Mm, cioè non riesco a vedere, sai questa cosa? Cioè io riesco a vedere magari le vite a cui si connette Gioia, però le vite a cui si connette Mesiur, no, io non le riesco a vedere, Non sono le molto riesci a vedere? onesta. Ok. No. Non vedi dei fili che escono da questa vita di Mesiur? Uno di questi era quello che lo collegava a Gioia, però è Ehm, possibile che ci siano altre vite. certo, è possibile, ma io non sono in grado di vederlo, Va sì. bene. Va bene. Monica, causa esoterica del glaucoma
causatrice del glaucoma di Gioia. Allora, l'azione dell'aquila è molto aggressiva e incide a livello della sua infiammazione generale e del glaucoma, perché appunto quest'aquila è dietro di lei, in piedi, la avvolge completamente e quasi la sta stritolando, sta creando una forte pressione, un forte schiacciamento. Quindi sia a livello oculare, producendo appunto questo problema di pressione dell'occhio, sia anche generalizzato sul corpo, in modo che quasi lei si senta dei dolori diffusi. Ehm, sì, come se venisse appunto stretta molto forte, ehm, quasi come se fosse sotto un torchio. Ah, e poi mi parla anche come se fosse l'esito fisico, il corrispettivo fisico della depressione. Quanto la depressione va a schiacciare il petto, il cuore, la voglia di vivere, la voglia di sorridere, da un punto di vista, diciamo così, emotivo, tanto da un punto di vista fisico crea questo tipo di dolori fisici. Va bene, cosa succede nel cinema? Cosa fa la figlia? Allora, adesso è come se si fosse come sciolta. Cioè, praticamente quello che avevo visto all'inizio era lei che entrava con questa specie di spartito musicale, forse non è proprio spartito, comunque insomma più o meno, no? Un insieme di musiche, di canzoni così. Ehm, questa immagine iniziale si è come liquefatta. Invece vedo che la sorella è come se fosse ritornata bambina, come se volesse cambiare alcuni comportamenti di odio che ha avuto nei confronti della sorella, quasi anche a metterne a repentaglio la vita. Cioè che ha fatto delle cose che, considerando che Gioia era una neonata, potevano proprio metterla a rischio di vita, no? E quindi è come se la sorella tornasse indietro e andasse a cambiare questi suoi atteggiamenti un po'. Cioè che rimane un po' imbronciata, un po' dispiaciuta dell'arrivo di questa sorella, però non con questo tipo di acredine, di questo tipo eh, di rabbia viscerale. Va bene, Monica Damanur. Ecco, lì lo vedo il collegamento con l'Egitto. Lei aveva detto che questa sua vita era in Egitto. Mm. Lì sì, cioè, è come se questa breve parentesi che lei ha avuto, diciamo, no, con Damanhur, le avesse creato un collegamento lì con l'Egitto, con l'antico Egitto, ehm, e con un certo tipo di magia egiziana. Però vedo che questo è qualcosa che si è dissolto, ok? C'è stato e ha fatto, diciamo, il suo corso, si è dissolta. Forse era negli anni del matrimonio, tipo, perché vedo che è come se si fossero create poi all'interno del matrimonio delle ripercussioni, tipo delle tensioni. C'era proprio qualcosa che non funzionava tra lei e il marito. Sì, sì, esatto. Monica, c'è ancora un'ombra, ci dice Gioia. La vedi ancora? Ma allora, dunque, se mi dici ombra, in parte vedo un po' suo papà, come se lei avesse sempre provato molta soggezione, diciamo, verso di lui, ok? Quindi era come se cercasse proprio di farla brava, anche un po' l'invisibile,
per non scatenare l'ira del padre, diciamo così, no? Siccome abbiamo già analizzato molto la vita parallela, per soffermarci su questa vita, aggiungiamo questo aspetto. Ehm, mm, sì, forse ci sono anche alla base mm, dei disturbi psichiatrici familiari, Sì, eh, mm, del che, padre. ma non solo, credo, sai, eh, che sicuramente hanno generato in lei eh, come ti posso dire? Anche la convinzione di essere lei stessa in un circolo di disagio mentale, ok? Che lei ha tradotto in depressione. Ma poi, come ti ho detto, c'è anche questa entità mentale fino alla fine dei giorni che vuole proprio mantenerla in questi schemi molto bui. Quindi l'ombra è anche generata, per esempio, dal senso di colpa. Lei ha ancora un po' di senso di colpa, no, verso la mamma, eh, per non averla affiancata come forse avrebbe voluto, dovuto. Mm. Eh, sono solo dei piccoli residui che fanno parte del gioco. Il gioco Matrix vuole questo, che noi ci colpevolizziamo in eterno per vite che non ci ricordiamo oppure per cose fatte all'interno di questa vita. Solo in questa maniera noi rimaniamo completamente schiavi della Matrix, completamente subordinati. Diciamo che per tanti anni ha avuto una grande efficacia il gioco Matrix nella vita di Gioia e tuttora lei sente di avere il divieto ad essere felice, a gioire, ad avere dei rapporti sereni, ad avere delle giornate belle, tranquille, distese, rilassate. A alternare consapevolezza con smarrimento e confusione, a non essere contenta dei dipinti che è stata in grado di realizzare. Sì, sì, no, quello lei assolutamente non merita, hai capito, un apprezzamento né che viene da fuori né un apprezzamento che lei stessa può fare verso le sue opere. Mhm. Questo sempre appunto per mantenerla in questi sensi di colpa, in questo senso di non essere degna di gioia, di realizzazione. Monica si sente bambina. Allora, l'elemento bambina la vedo proprio un po' ricorrente all'interno di queste figure femminili che lei ha citato, perché, ehm, come ti ho detto, la sorella si è presentata bambina, no? A un certo punto, proprio perché nell'infanzia proprio lei si è canita contro Gioia. Poi vedo anche come se la figlia Mm, cioè, si è sentita che la depressione di Gioia abbia molto oscurato il suo ruolo materno, abbia fatto sì che lei non l'abbia adempiuto fino in fondo, no? Quindi anche la figlia in un certo senso sente questo tipo di vuoto nell'infanzia. Ma d'altro canto, la stessa Gioia ha avuto un'infanzia molto sacrificante, in cui di fatto era come tra due fuochi, il padre da una parte, la madre dall'altra, e lei lì così in mezzo, che più di tanto non poteva essere bambina. Però anche questo è un'ennesima bugia. Personalmente io sento che, per esempio, anche il concetto del bambino interiore è un po' una bugia, perché è un modo per
farci rimanere ancorati a dei discorsi psicologici e a non farci vivere come anime eterne e divine quali siamo. E Gioia oggi è chiamata eh, a vivere questo di sé, la sua essenza divina, Come? essere senza confini, essere senza più le sbarre di questa prigione. Vedo che lei visualizza la prigione che è stata la sua vita, la prigione che è stata il suo dolore, la sua depressione, la sua infelicità sentimentale, no? Un'unica prigione, diciamo. E adesso vedo che è come se fosse, come posso definirla, un fluido dorato, fluttuante, che passa attraverso queste sbarre e si libera. E così finalmente Gioia si sta identificando in ciò che lei è veramente, essenza divina, e si lascia alle spalle eh, quel personaggio che non era per niente Gioia, era, se vogliamo darle un nome, addolorata, quel personaggio lì che stava in prigione. Sente di avere poche radici. Allora, questo da un lato può essere molto buono, perché un'essenza divina non ha radici, perché è diffusa ed espansa nel tutto. Però, da un punto di vista umano, eh, crea molta sofferenza, perché senti di non avere una famiglia, senti di non avere un luogo e delle persone su cui contare veramente e da cui poter trarre nutrimento. Però lei adesso, partendo dalla condizione di essenza divina, è in grado di mettere nel terreno nuove radici, che sono delle radici che si sviluppano in un tempo rapidissimo, diventano molto profonde e molto lunghe, capillari, e riescono ad assorbire dal terreno tutto il nutrimento necessario e riescono a connettersi anche con altre radici. Come attivare, no, favorire queste radici, Monica, nel pratico? Gioia non è più una ragazzina, ha i suoi acciacchi, è stanca, ha un cane malato che non sta benissimo, non malato. Allora, adesso vedo questa immagine, lei è seduta davanti allo specchio e in prospettiva nello specchio vedo riflesso anche il cane e vedo che lei ha in mano un libro, capirà lei quale libro può essere, lo stringe tra le mani e dice: Ora riscrivo il libro della mia vita. E mentre lo dice si sta guardando allo specchio, eh? Guarda se stessa allo specchio e ogni tanto butta l'occhio anche al cane e dice: Io riscrivo il libro della mia vita, perché adesso è il momento giusto e non è affatto tardi. Lo riscrivo a partire da adesso. Vedo che ha voglia di cambiare le lenzuola del letto, vuole proprio arieggiare questo letto, togliere le lenzuola, metterle a lavare con un'essenza particolarmente profumata, vuole proprio arieggiare la stanza, vuole sentire il cinguettio degli uccelli ed è come se sentisse che stanno parlando con lei.
e la stanno sostenendo in questo cambiamento, in questa nuova vita, in questo nuovo libro della sua vita e le dicono che sta facendo la cosa giusta. Un uccellino si sta appoggiando sul davanzale della finestra e lei si sente pervasa dall'azzurro e dalla forza, dalla gioia di vivere. Andiamo allora al cluster, così portiamo avanti questo progetto anche sul piano eterico. È una croce, proprio la croce che lei portava, la croce sicuramente legata anche ai vecchi retaggi, Mhm. e lei capisce che non c'è più croce da portare. È finito il tempo in cui lei si doveva mettere sulla schiena e sul petto la croce. E quindi la butta via dentro il portale definitivo. Un cinguettio di un uccellino suggella questo momento. E vedo che è proprio dal cinguettio di questo uccello che nascono tutta una serie di note musicali e queste note musicali vanno a costituire l'Ad Eternum e alla figlia piace tantissimo la realizzazione dell'Ad Eternum in questo modo. Perché? Credo per la scelta della musicale. Mm. C'è un avatar? L'avatar, vedo che altro vedo sulla scrivania, accanto al computer, questo vecchio libro. E, e Gioia, senza alcuna esitazione, butta via tutto quanto, in special modo via questo vecchio libro. Lo butta via nel portale definitivo che sigilla fortemente con un timbro con su scritto mai più. E ricama velocemente un ad eternum, che è un fiore che sta sbocciando. Va bene. Con questa condizione, più bella cosa non c'è. Sì, sì, ho capito, Gioia, ho capito. Più bella cosa non c'è ancora. Sì? Ehm, L'aquila, Mm, no, no, fino alla fine dei giorni, mentale, no, neanche. impianti. No, tolti. Nuova vibrazione di gioia, 339, consapevolezza, 194, ma altissima, anima, 56, vite, che già erano poche, 1321, cervello, 10,4, suscettibilità ipnotica, 63, 3D. 25. Gioia, hai dei valori più che ottimi, altissimi. Ultima cosa, il tuo compagno, compagno che vuoi avere, il compagno di tua figlia, il compagno di tua figlia, genero, il compagno di tua figlia, no, sì. Vabbè, che cosa dobbiamo vedere, il compagno di tua figlia? Sì, in realtà mi avevi scritto nei punti che secondo te usa tua figlia, giusto? Chiamalo nel cinema, ma questa è la storia di tua figlia, che peraltro è interessata a questi argomenti. Se lei non fa una sessione con noi, nessuno la può obbligare. Io semmai vorrei vedere il tuo compagno, se esiste, visto che siamo qui per te e tu oggi hai voluto ardentemente questa sessione. Questo Non ho capito, possiamo il fare. compagno della figlia ha dei problemi economici? Sì.
Allora, ti dico cosa mi viene, che tutto sommato ehm, lui vuole anche bene, ok, alla figlia di Gioia, però è come se questa pressione economica fosse quasi sopra di lui e andasse ad intaccare quelli che sono i sentimenti. Ok? Quindi come se diventa un'ossessione per cui tutto ruota intorno a quello, diventa un chiodo fisso, risolvere i problemi economici. Mi arriva questo. Esiste un compagno per Gioia? Oddio, Gioia sento che vuole assaporare la libertà sua e vuole essere felice, senza dover magari essere vincolata, ok? O servire un uomo. Mm. Mhm, Questa per lei è una fase molto importante della vita per dedicare a se stessa pienamente le sue energie. Infatti, quell'uomo che si è seduto lì dice: Lei non mi vuole, lui lo sa, mhm. mm, che non è corrisposta alla cosa, lo sa. Diciamo che per come la vedo io, Gioia, è come se lei volesse più magari delle amicizie, ok? Che siano maschili, che siano femminili, però amicizie. E stare bene lei ed essere leggera, ma non impegnarsi sentimentalmente. Magari le dice sì, posso trovarmi bene con qualcuno, ridere con qualcuno, scherzare con qualcuno, avere una particolare feeling e simpatia. Quello sì. E poi lascia però una possibilità, una porta aperta e dice, e poi chissà da cosa nasce cosa. Ma anzitutto questo che abbiamo detto. Monica, due cani disincarnati e la cognata da pochi giorni. Dai, vediamo cosa succede. Adesso non so chi possa essere, perché c'è qualcuno che è come se mi attirasse l'attenzione sulla testa. Può essere lei? Problemi alla testa? È la cognata? Gioia, sì. Col problema della testa? Sì. Perché è come se mi facesse vedere che ha avuto proprio eh, anche forse delle cure per la testa, ok? Sulla testa, incentrate sulla testa. Quindi questo lo percepisco. Poi c'è un riferimento tipo a dei mattoni, non so se per una casa, come una costruzione, come qualcosa che è stato costruito, un pensiero rispetto a quello. C'è qualcosa da spartire, non so se è questa Sì. la questione, perché vedo dei mattoni come da spartire. Ehm, come se non fosse così facile, Esatto. perché me la fa vedere come una struttura, non lo so spiegare, perché mi fa vedere proprio il cemento che unisce un mattone all'altro e Non per è cui divisibile. così, ecco, esatto. Magari è una grande proprietà che non si può vendere intera, ma va... esatto, esatto. Andrebbe suddivisa, ma non è così facile. Andrebbero fatti forse Sì. grossi lavori o neanche quelli. Mm. E quindi Vabbè, lei sa. però questo esula un po' dal nostro compito. Va bene, ok. Per chiamarla al portale aureo è assolutamente fuori luogo, nel senso, da pochi giorni. Vuole lasciare qualche messaggio? No. Incontratevi. Ci sono delle persone che si devono in qualche modo incontrare, perché forse c'è un po' di comunicazione a distanza, eccetera, invece c'è ci deve essere un raggruppamento, incluso anche l'incontro, credo, di Gioia e sua figlia. Ok? Ci deve essere un incontro tra più persone ed è importante un incontro di persona, però.
Va bene, immagine finale, come vedi Gioia e quale messaggio si lascia? Un fiore giallo ehm, che ha un profumo molto delicato, che sa di primavera. E Gioia dice, io lo sento che sta iniziando la mia rinascita e vedo che è come se squarciasse completamente il velo costituito dalle ragnatele e squarciando quello che vede è un cielo azzurrissimo con tanti uccellini che volano e che cantano e le dicono, benvenuta. Ottimo. E nel cinema? Manda tanti baci, Gioia. E nel cinema che succede? Allora, la figlia si è ricostituita, diciamo, non è più sciolta, e la vedo molto riflessiva. Sta come riconsiderando tante cose e sta mangiando tipo un Ritz, sembra, sai, quei biscotti tondi, salati, dolci salati. E, Che roba anni 80. sai, I Ritz. a me neanche piacevano. Comunque. Sì, che poi erano dolci salati, non si capiva bene, ti davano la sensazione che l'avresti pagata in termini di ciccia, anche da bambino. Oh, Mm, Allora, la sorella, aspetta, vediamo un attimino, eh. La sorella, dice qualcosa tipo se vuoi puoi venirmi a trovare. Sì, che quindi sempre un po' lei che aspetta, no? Però c'è un invito. Eh, sì, e c'è il cane che scodinzola forte. quindi gioia di nome e di fatto? Assolutamente, certo. Benissimo. Allora, Monica, abbiamo finito, disconnettiti da tutto e tu.